Non mi capita spesso di parlare di Samsung su questo canale, ma oggi finalmente posso parlarvi di questo Samsung Galaxy S21 FE 5G. Io sono Luca Crocco e vi do il benvenuto in questo video. Samsung Galaxy S21 FE 5G ha tanti pregi e anche tanti difetti, ci sono motivi ben specifici per acquistarlo e altri assolutamente per non acquistarlo, a partire dal design. C'è chi dice che la plastica non sia un materiale nobile, ed è vero, certamente, ma quando viene lavorata così bene chi se ne frega? Cioè sinceramente io preferisco questo back total body rispetto ad esempio all'innesto in alluminio che troviamo sul Galaxy S21. Se il back è in plastica, il frame è in alluminio e per fortuna così facendo Samsung ha potuto fondere tutto assieme e davanti al display non c'è quella bruttissima cornice in plastica nera, e è un dettaglio da non sottovalutare anche visto il prezzo di questo Samsung. La parte frontale poi secondo me è piuttosto anonima, ma dai, alla fine quale smartphone ad oggi non lo è? Per fortuna il rapporto di forma non è 19,5 noni come S21 ma 20 noni, quindi un po' più largo. Veramente basta con sti telecomandi perché non se ne può veramente più. Le cornici ovviamente davanti al display non sono simmetriche, manco a parlarne, però c'è la certificazione IP68. Lo schermo, ragazzi miei, è tanta roba. Si può dire? Il canale è mio? Dico quello che mi pare. Ok. Questo pannello è veramente uno spettacolo, davvero tanta roba. Colori belli saturi, luminosità molto alta e refresh rate a 120 Hz. Però occhio, perché lo schermo non è LTPO dinamico, quindi il refresh rate è a 60 o 120 Hz fissi. La luminosità di picco arriva poi a 1200 nits, veramente tanta roba. Vi ricordo che S21 arriva a 1300 e S21 Ultra 1500. Samsung si produce da sola i propri schermi e su questo Samsung Galaxy S21 FE non ha badato veramente a spese. Non sono uno a cui piacciono i numeri e i dettagli tecnici, però in queste circostanze è veramente d'obbligo parlarne per farvi capire anche dove si posiziona questo display. Nell'utilizzo di tutti i giorni mi sono trovato benissimo, le dimensioni di S21 FE sono perfette per quanto mi riguarda, però Samsung sulla vibrazione non ci siamo proprio. Veramente troppo cheap per uno smartphone del genere venduto a questo prezzo, non ci siamo proprio. Mi sarei aspettato una cosa totalmente diversa, un motore della vibrazione molto più corposo, più solido, ma purtroppo tant'è. Me lo sono gustato per bene questo piccoletto, sapete, l'ho spremuto come si deve e cavolo come ha risposto bene. Non ho mai trovato particolari lag o impuntamenti, anzi non ne ho mai visti affatto. A bordo ci sono 6 GB di RAM, 128 GB di storage e lo Snapdragon 888 con tutti i pro e i contro del caso. Quali sono i pro? Performance davvero top di gamma, easy. E i contro? Semplice, dei consumi troppo elevati, temperature superiori alla media, specialmente durante le sessioni di gaming prolungato. Nulla di clamoroso, però d'estate potrebbe dare fastidio. E se ci fosse stato lo Snapdragon 870 qua dentro saremmo scampati a questi due problemi, e soprattutto l'870 avrebbe pure permesso a Samsung di presentare questo smartphone sul mercato ad un prezzo inferiore. Questo è il primo smartphone con Android 12 che provo e personalmente non ho trovato grosse differenze rispetto a prima, ma la verità è che da quando ho iPhone ho smesso di spulciarmi al 100% tutti i vari prodotti, ed è un peccato. È un peccato perché sì, prima ero un nerd clamoroso, stavo sempre lì a cambiare ROM, mamma mia quanto mi mancano le sessioni di modding notturne, con l'ansia che il telefono andasse in brick. Bei tempi, veramente. No, stiamo tergiversando, vero? Torniamo sulla retta via. Ho rivalutato tantissimo Samsung negli ultimi anni perché sta aggiornando davvero un botto i propri prodotti, tanto che sto valutando di prendere S22 come smartphone personale Android quest'anno. E per tutti quelli che se lo stanno chiedendo, sì,
c'è la possibilità di cambiare la palette colori, adattarla allo sfondo. Però sui Google Pixel l'impatto è un po' più figo secondo me, l'effetto è gradevole sì, ma insomma niente di così clamoroso. Prima di parlarvi della fotocamera però lasciate che vi ricordi da dove arriva questo Samsung Galaxy S21 FE. Me l'ha mandato il mio amico Marco di Retail Mobile, anche lui ha un canale YouTube, ha già portato anche lui il suo video su questo prodotto, lo ringrazio per avermelo prestato e posso dirvi che andando nel link che trovate qua sotto in descrizione potete andare a seguirlo sul suo canale YouTube o sul suo profilo Instagram e qua sotto trovate anche un numero di WhatsApp. Sì, perché se volete acquistare questo smartphone a circa metà prezzo vi basta contattarlo e mettervi d'accordo con lui. Non vi dico altro, niente spoiler, poi ci sentiamo alla fine del video per questo discorso. Ora però parliamo di fotocamera. Posso ritenermi soddisfatto di questo smartphone? Allora, andiamo con ordine. A livello hardware in realtà non tantissimo. Per quale motivo? Perché su uno smartphone così costoso non posso ritrovare lo stesso comparto lenti di S20 FE, ad eccezione della lente grandangolare che ora gode di un sensore un pochettino più grande. Nel dettaglio abbiamo la standard, stabilizzata otticamente da 12 megapixel, un ultra wide da 12 megapixel e la tele 3x con stabilizzazione ottica da 8 megapixel. Però dai, alla fine dei conti è inutile girarci attorno, le foto vengono bene, paragonabili con quelle di altri smartphone sulla stessa fascia di prezzo, però ho riscontrato un po' di difficoltà nel gestire la temperatura colore. Per il resto i colori sono belli saturi, molto instagrammabili anche senza applicare filtri, un risultato che deve piacere. Certo, ve lo dico, a me non fa impazzire sinceramente, ma de gustibus. Quando c'è poca luce le foto scattate dalla fotocamera principale sono buone, ma le altre lenti lasciano un po' a desiderare. Prima che me lo chiediate, i colori tra le fotocamere principali e grandangolari sono ben uniformati tra loro. Il teleobiettivo invece è un po' come dire scarsotto, c'è poco dettaglio e molto spesso l'autofocus fa i capricci, ci vuole sempre qualche secondo in più prima che metta effettivamente a fuoco. Davanti ad interrompere lo schermo troviamo una fotocamera selfie da ben 32 megapixel. Anche qua i selfie vengono molto bene, potete stare sempre tranquilli, i colori sono belli saturi, instagrammabili già così per come escono dal telefono, ma se la luce cala non potete pretendere miracoli. La batteria è da 4500 mAh, non voglio soffermarmi troppo su questo frangente, ve lo dico subito, tanto lo so che vi interessa. Io ci ho fatto circa 4 ore e mezzo di display in media, ma l'ho usato veramente tantissimo. Potete arrivare anche a 5 e mezzo se lo usate sempre in wifi in maniera un pochettino più blanda rispetto alla mia. Ma questi numeri lo sapete come la penso, lasciano secondo me il tempo che trovano, perché io utilizzo lo smartphone in un certo modo, voi lo userete sicuramente in un modo diverso, magari più blando del mio, più intenso del mio, non lo so, questo lo sapete voi, però ecco, posso dirvi che secondo me qualcosina in più si poteva fare tranquillamente. Non c'è la ricarica ultra rapida da 40, 50, 60 watt come ci hanno ben abituato i produttori di smartphone Android cinesi, però c'è la ricarica wireless, quindi almeno sotto questo punto di vista siamo coperti. Samsung propone sul mercato Galaxy S21 FE, uno smartphone che si posiziona poco sotto del S21 standard a 769 euro, che sono decisamente troppi. Per questo smartphone, ma per come la vedo io, è troppo per forse qualunque smartphone. Insomma, S21 è un prodotto vecchio di un anno ma costa già meno di questo e è migliore di questo in diversi frangenti, quindi per quale motivo io dovrei consigliarvi questo prodotto piuttosto che un S21? In realtà non c'è proprio motivo, sarei un pazzo a farlo, però occhio, perché come detto prima, grazie alla collaborazione intrapresa con Marco di Retail Mobile potete portarvi a casa questo smartphone a metà prezzo, all'incirca 360 euro se non ricordo male. Comunque ve lo ricordo, qua sotto in descrizione trovate un numero WhatsApp a cui dovete scrivere e verrete ricontattati e così scoprirete tutti i dettagli inerenti a questa promozione. Ovviamente è una promozione a tempo limitato e soltanto per chi dice a Marco che arriva da questo video, quindi se avete visto questo video e volete informazioni in merito su come comprare il Galaxy S21 FE 5G a metà prezzo, dite al buon Marco che avete visto il video di Luca Crocco e che siete interessati all'acquisto.
Per 360 euro la musica è completamente diversa. Vi portate a casa uno smartphone con un display veramente superlativo, una costruzione secondo me degna di nota, un form factor praticamente perfetto e una fotocamera buona se sfruttate al 100% la prima lente. Se invece volete sperimentare un po' di più, ricordatevi di farlo quando le condizioni di luce sono ottimali, perché appena la luce cala purtroppo cala anche la resa fotografica. I video, l'avete visto, un piccolo spezzone, vengono bene, sono ben stabilizzati, anche in chiamata nessun tipo di problema, come dice il nome c'è il 5G, GPS, Galileo, GLONASS, veramente nessun tipo di problema in quanto a sensori, il Bluetooth funziona bene, in chiamata ci sentono sempre benissimo, io sono soddisfatto di questo prodotto, ma non ai 760 euro a cui lo propone Samsung. È veramente fuori di testa, ma grazie a Retail Mobile potete portarvelo a casa ad un prezzo veramente fuori di testa. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un bel mi piace, l'iscrizione e un commento qua sotto. Io sono Luca Crocco e noi ci vediamo sempre qui al più presto sul mio canale YouTube. Ciao!